Ciao, benvenuto in questo nuovo video della serie dedicata alla specialità dell'endurance, quarto episodio della serie. Se ti sei perso gli altri video li trovi nella playlist Endurance e ti lascio qui sotto in descrizione video ovviamente tutti i link per andare a rivedere dalla prima puntata. Io sono Alex, lui là che se la dorme sul divano è il buon Max e oggi vogliamo parlarti del sistemi di illuminazione e non solo delle moto da endurance. Le gare endurance sono gare che hanno sempre una componente notturna o comunque in condizioni di illuminazione precaria, se non del tutto assente come nelle 24 ore dove si corre proprio per tutta la notte. Siccome le gare non si svolgono in Qatar dove c'è un'illuminazione di circuito a giorno, è necessario e indispensabile che le moto vengano equipaggiate di sistemi di illuminazione proprio per permettere al pilota di vedere dove sta andando. È chiaro che le piste non sono completamente buie come fosse una strada in mezzo al deserto, ma non hanno un'illuminazione adeguata alla guida in pista al limite come può essere una gara di questo tipo, quindi è indispensabile dotare le moto di queste luci. Si possono utilizzare anche gli impianti di illuminazione di serie, salvo delle modalità di funzionamento descritte e obbligate dal regolamento di specialità che poi vedremo, oppure come nella maggior parte dei casi si sostituiscono gli impianti originali, i fari originali, con altri fari normalmente a tecnologia LED per una efficienza maggiore, ovviamente per un tono anche di luce particolare. Una curiosità: le moto della categoria Super Stock devono per regolamento emettere una luce gialla, quindi vengono poste davanti ai fari delle pellicole o degli schermi di colore giallo, proprio per rendere possibile l'identificazione delle moto durante le ore notturne, quindi giallo per le Super Stock e bianco per le EVC. Dicevo quindi che si possono sostituire i fari originali con altri fari a LED. Il regolamento prevede che il numero, la posizione sia del tutto simile a quella presente nel modello di serie come è uscito dalla fabbrica, quindi non possiamo aggiungere degli altri fari oltre a quelli che ci sono, e anche la luminosità sia dei fari che delle luci posteriori, che tra un attimo vedremo, sono dettate con precisione sempre dal regolamento di specialità. Un'altra particolarità è che le moto devono avere obbligatoriamente due fari. Ormai nelle moto anche di serie sono già praticamente tutte così per legge, per omologazioni in diversi paesi dove è obbligatorio che la parabola sia doppia, quindi mantenendo il faro originale della moto, nei casi in cui siano due fari o nel caso in cui il faro sia unico, in entrambi i casi il regolamento prescrive che siano alimentati da due impianti separati e ben distinti uno dall'altro. Questo per evitare che in caso di guasto la moto rimanga completamente al buio. Quindi dovesse esserci un guasto all'impianto di illuminazione, quindi è tutto doppio, quindi impianto doppio, cavi doppi, fusibili doppi e via dicendo, difficilmente statisticamente si potranno guastare entrambi insieme. Poi oddio, tutto è possibile, ma normalmente se c'è un guasto è difficile che avvenga in impianti con una ridondanza come in questo tipo, quindi c'è tutto doppio. Anche la sequenza come si accendono, come si azionano le luci è definito sempre dal regolamento di specialità. Qui nell'anteriore abbiamo il nostro faro singolo con due parabole o faro doppio, quello che dir si voglia. Al posteriore ci saranno delle luci anche lì che possiamo chiamare tra virgolette luci di posizione. Anche in questo caso impianto distinto e separato, quindi ci saranno normalmente un minimo di 3 fanali di 3 LED, normalmente si usa ormai universalmente il LED, con delle funzioni separate, quindi 2 perché abbiamo l'impianto, come detto prima, diviso in 2, quindi sia all'anteriore che al posteriore abbiamo all'anteriore 2 fari, al posteriore 2 luci di posizione, ecco, chiamiamole luci di posizione. Ovviamente gli stop non ci sono, altrimenti sarebbe fin troppo facile per gli avversari vedere i punti di staccata, quindi 2 luci di posizione che sono praticamente sempre accese insieme ai fari anteriori, anch'essi col doppio impianto separato, e una terza luce di emergenza. La luce di emergenza è particolare rispetto alle altre
ha un impianto a sé stante anch'essa, quindi separato da tutti gli altri impianti, e va ad alimentarsi direttamente dalla batteria, mentre le altre luci sono tutte sotto chiave, quindi nel momento in cui andiamo a togliere il contatto alla moto si spengono tutte. La luce di emergenza e anche le tabelle portanumero luminescenti, che poi vedremo come sono fatte, rimangono accese perché collegate direttamente alla batteria senza passare da un contatto sotto chiave. Questo è importante perché qualora ci fosse un blackout totale dell'impianto elettrico per un qualsivoglia motivo, la luce d'emergenza in ogni caso rimarrà accesa perché perdeva l'alimentazione direttamente dalla batteria. Quindi anche se tagliassimo il cablaggio principale della moto, avremo sempre la luce d'emergenza accesa, e questo è importantissimo. Immaginate cosa possa accadere se una moto dovesse rimanere in fondo al rettilineo senza illuminazione posteriore e sopraggiungesse un'altra moto dietro. Ecco, sarebbe davvero problematico. Quindi il tutto, come sempre, regolamentato e volto alla massima sicurezza. L'aspetto sicurezza in questa specialità è davvero molto sentito, non che negli altri non lo sia, ma forse per la particolare configurazione e conformazione delle gare, forse perché è una specialità che per alcuni aspetti può essere più pericolosa, è davvero molto sentito e molto ben regolamentato, giustamente, dai regolamenti di specialità. Il regolamento prevede anche che qualora ci sia un guasto all'impianto di illuminazione della moto, questo debba essere risolto. Chiaramente, se non è un guasto grave per cui la moto è totalmente al buio, ma se ad esempio saltasse una luce posteriore delle tre, nel successivo pit stop il team è tenuto assolutamente a riparare questo guasto. Sugli impianti di illuminazione c'è molta attenzione da parte dei commissari sotto questi aspetti. Stesso discorso anche per le tabelle luminose. Facciamo un passo indietro e parliamo delle tabelle luminose. Ovviamente di notte è difficile, al di là di seguire il risultato di transponder al passaggio sul rettilineo, è difficile distinguere una o l'altra moto, soprattutto in quelle parti di circuito che non è il rettilineo. Per questo sono obbligatorie delle tabelle luminescenti, delle tabelle portanumero luminescenti, una sul cupolino anteriore e una posizionata sopra il codino posteriore. Sono luminescenti, tra poco andiamo giù a vedere come sono fatte, che sono carine, volevo far vedere, e devono essere accese durante le ore notturne, chiaramente, mentre possono rimanere spente durante le ore diurne, e l'esposizione di un'apposita segnalazione da parte dei commissari che indica ai piloti quando devono essere accese e quando devono essere spente. Viene proprio esposto il cartello Lights On e Lights Off. Andiamo a vedere come sono fatte le tabelle portanumero. Ne ho giù una smontata, così ve la faccio vedere, che è molto carina. Andiamo. Bene, ci tenevo a farvi vedere il funzionamento delle tabelle luminescenti. Quello che ho qui è un cablaggio che utilizzavamo qualche anno fa sulle moto, l'ho proprio buttato sul tavolo e collegato a una batteria per farvi vedere come funziona. Ecco. Il principio che sta alla base di questo, che sembra un foglio di carta plastificato, in realtà è un foglio di un materiale particolare, non si vede forse, ma in realtà è diviso al centro e sono due elettrodi. Ecco, la corrente viene portata da queste strisce in rame che poi vanno a cablarsi all'impianto, e quando questo sistema, sfruttando la particolarità di questi elettrodi che sono al fosforo, sfruttando proprio la capacità del fosforo, apro parentesi, semplifico a manetta come al solito, di emettere particelle luminose quando viene percorsa da una tensione da una corrente a una certa tensione e a una certa frequenza. Quindi questo è il componente principale. Poi sopra questo componente viene realizzato il numero in negativo, quindi si copre tutto tranne la parte che poi formerà il numero con una normalissima pellicola adesiva da wrap, ad esempio, quindi in negativo. Il funzionamento di questa tabella avviene con una corrente alternata a circa 240 volt. Le nostre moto hanno un impianto in corrente continua a 12 volt. L'inverter fa questa magia di invertire appunto la
tensione, portarla dai 12 volt dell'impianto della moto ai 240 circa necessari affinché si illumini la tabella. Ovviamente innalzando il voltaggio diminuisce il potenziale, quindi è una corrente alta con un basso potenziale, con un basso amperaggio, quindi non è che ti puoi fulminare toccandolo, ma io mi guarderò bene da toccarlo in ogni caso, perché mi è già capitato di prendere la scossa con questi aggeggi, non è proprio divertentissimo, quindi eviterò di toccarlo, anche se questo è isolato, è plastificato, quindi non ci sono teoricamente problemi, ma io, sai com'è, preferisco evitare la spiacevole esperienza già vissuta, grazie. Quindi il cablaggio, e qui abbiamo già alimentato positivo o negativo, il filo giallo va a fare le sottochiavi, il tutto era comandato, adesso il sistema ce l'abbiamo diverso da questa mini pulsantiera che era nascosta dietro il cruscotto, dietro il dashboard della moto, o meglio nella parte superiore del dashboard. Quindi con quei 3 pulsanti si va a comandare poi queste 3 cosine. Oggi è un po' più, ce l'abbiamo sulle pulsantiere, un po' più complesso, questa era un pochettino più semplice. Quindi se noi diamo quadro alla moto, diamo corrente, andiamo a toccare con il giallo sul positivo, le tabelle hanno il tastino blu, andiamo ad accenderlo ed ecco che si accende il nostro pannello luminescente, che, ripeto, eviterò di toccare, facciamo che non lo tocco. Ora, già che siamo qui, vi farei vedere anche, stacchiamo un attimo, vi farei vedere anche un fanalino posteriore. Il fanalino posteriore, anche questo è di un tipo che li usiamo ancora ma come scorta, adesso abbiamo un tipo diverso, era nient'altro che una basetta di carbonio con le 3 strisce a LED, questi nastri neri di traverso sono delle sicurezze proprio per evitare che dovesse staccarsi un LED vada in giro, ma mai è successo. E con questi 2 fori si andava a fissare nel sottocodone con 2 spinette rapide, quindi era anche molto veloce la sostituzione. Idem per tutti gli altri componenti, anche l'inverter ad esempio ha un connettore Super Seal a 4 vie, perché entra l'alimentazione e esce dallo stesso connettore la tensione che va poi ad alimentare le tabelle, perché sono una anteriore e una posteriore, quindi dovesse guastarsi l'inverter basterà staccare il connettore, prendere un altro inverter che sarà già pronto, ovviamente cablato in questo modo, e andare a riconnetterlo al suo connettore. Idem ovviamente per le tabelle, stesso tipo di connettori stagni, in un attimo si sostituisce. Normalmente le tabelle rimangono fissate sul codone o sul cupolino e si scollegano da questo connettorino. Già che sono qui, vediamo anche il fanale d'emergenza che nella pulsantiera era indicato col tastino rosso. Lo attiviamo già, così vediamo che senza attivare sottochiave colleghiamo Super Seal e la nostra emergenza è già bella che accesa. Questa deve stare sempre accesa ed alimentata direttamente dalla batteria, proprio per questioni di sicurezza. Andiamo a dare ancora tensione al positivo sottochiave e si accende l'altra striscia di LED che compone il trittico, mentre la terza linea, quindi 3 impianti separati, si andava a comandare dalla pulsantiera. Ecco, questa è la configurazione gara, diciamo, quindi tutto acceso con le 3 luci più l'emergenza, le tabelle luminose accese. Nel momento in cui la moto poi si fermava per il pit stop, la moto deve essere spenta e le uniche luci che possono rimanere accese sono l'emergenza e le tabelle, quindi in questo impianto rimaneva accesa solo l'emergenza, perché poi tra l'altro i regolamenti continuano ad aggiornarsi di anno in anno. Quest'anno abbiamo tabelle e emergenza assieme, mentre prima avevamo solo l'emergenza, era l'unica luce che poteva rimanere accesa durante il pit stop. Se noi andiamo a staccare l'alimentazione, quindi simuliamo lo spegnimento della moto, rimane accesa sempre e solo l'emergenza, che è direttamente collegata alla batteria e si può spegnere solo dalla pulsantiera. Con le tabelle siamo in grado di distinguere le moto, i corridori, dal loro numero di gara. Un'altra possibilità che viene data dal regolamento, e alcuni team lo adottano, altri no, lì è a discrezione, è possibile applicare delle strisce, dei segnalatori colorati, normalmente si mettono dal lato della moto che poi sarà a vista rispetto al muretto, in modo da identificare al passaggio dei piloti la propria moto. Quindi si possono mettere delle strisce LED, c'è chi mette delle strisce LED, c'è chi mette dei colori particolari, anche il regolamento
ne proibisce alcuni, quindi bisogna anche andare a vedere quali si possono usare. Se ne vedono davvero, come si suol dire, di tutti i colori. Ho visto delle strisce fucsia, ad esempio, o delle righe colorate in maniera bizzarra. Questo serve proprio al personale che c'è al muretto box per riuscire a distinguere quando passa la propria moto. Vi assicuro che di notte passano, poi non certo piano, a meno che non sia una moto con un propulsore decisamente diverso dalle altre, quindi esempio fosse un Ducati, fosse un V4, allora è più facile da riconoscere, altrimenti se fosse un 4 cilindri insieme ad altre 60 moto, di cui 58 butto lì sono 4 cilindri, diviene difficile. È vero che ci si regola più o meno con il tempo sul giro, quindi sappiamo in che arco di tempo la moto deve passare davanti al box. Abbiamo la conferma del transponder a monitor della moto che è passata al box, ma spesso il pilota, quando passa davanti al muretto, segnala qualcosa al team, ad esempio se può segnalare un problema alla moto, può segnalare l'intenzione di anticipare il pit stop, oppure può segnalare che proprio si sta fermando perché ha dei problemi. Ecco, per questo è importante che nel momento in cui la moto passa sul rettilineo dei box, il personale del muretto sia in grado di riconoscere a colpo d'occhio e a distanza qual è il proprio il pilota e la propria moto. Tutto questo un baradan di luci, tabelle, fanalini, fanali, fari, eccetera, viene gestito dalle due pulsantiere a manubrio. Le pulsantiere rispetto alle moto da corsa normali hanno qualche pulsante in più, proprio perché oltre ad avere le classiche funzioni di navigazione del dashboard della moto, e quelle rimangono come sono moto di serie, ovviamente non avranno l'abbagliante, non avranno il clacson, non avranno le frecce, ma ci sarà comunque da inserire i comandi delle luci. Nella fattispecie, sempre come da regolamento di specialità, bisogna tenere separati i due impianti di illuminazione. Ipotizziamo, per fare un esempio, destro e sinistro, poi non sempre è così, ma facciamo un esempio, che noi dovessimo avere una moto con due fari anteriori, abbiamo destro e sinistro, quindi dovremmo essere in grado di accendere e spegnere indipendentemente i due circuiti. Normalmente un circuito si lascia collegato, ed è consentito dal regolamento, alla generale della moto, che è al contatto sotto chiave della moto. Quindi nel momento in cui accendiamo la moto, già una linea di luce si accende, l'altra andrà comandata dalla pulsantiera, così come le tabelle luminose e la luce di emergenza, che sono collegate insieme e occuperanno un altro pulsante sulla pulsantiera. Poi c'è la possibilità di inserire anche lo spegnimento e l'accensione dell'altra linea nell'altra pulsantiera, eccetera eccetera eccetera. Poi ogni team fa un po' come meglio richiede e più opportuno ritiene sia da fare. Ecco, comunque ci sono davvero tante funzioni, non tutte vengono gestite dai piloti. Normalmente le luci tendiamo ad accendere noi dal pit stop al box, quindi sgraviamo dai piloti anche il pensiero di accendere e spegnere le luci, il fanino di emergenza, le tabelle, bla 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 bla, facciamo che fare noi al pit stop, ecco, giusto per sgravare, anche perché è un attimo sbagliare, magari spengere una luce d'emergenza quando deve stare accesa. In quel caso, un altro aspetto che non ho detto negli altri video, ho detto che durante il pit stop ci sono dei commissari sempre che controllano l'operato della squadra. Quello che non ho detto è che per ogni minima infrazione ci scattano immediatamente delle sanzioni, che possono essere in sanzioni sportive, quindi penalizzazioni, right through, eccetera, o anche economiche, amministrative, quindi il team viene proprio multato se dovesse infrangere qualche regola del regolamento tecnico e sportivo della specialità. Bene, io credo di aver esaurito anche questo argomento relativo all'illuminazione impianto elettrico delle moto Endurance. Come sempre, per qualsiasi dubbio o domanda, utilizza pure la sezione commenti qua sotto, scrivi. Io leggo tutto, magari non rispondo nei commenti perché, come ho già citato in altri video, sto preparando, o meglio a fine serie preparerò un Q&A con le domande più belle che mi avete fatto sotto nei commenti di questi video. Se è la prima volta che capiti su questo canale, non posso che chiederti se ti piacciono i miei contenuti, dai un'occhiata, e se sono di tuo gradimento puoi iscriverti semplicemente pigiando da quel pulsantino rosso lì in basso alla tua destra. È gratis e a me e al cane dormiente là dietro farebbe
davvero molto piacere. Detto questo, rinnovo l'appuntamento ogni martedì per i video extra come questo. Martedì prossimo esce un video bomba su questo argomento, su questa miniserie Endurance. Non sarà l'ultimo perché poi ci sarà un Q&A, poi sto pensando anche a fare uno speciale, insomma ci sarà ancora qualche video, ve lo faccio. Il venerdì sera, quindi martedì sera con i video extra, venerdì sera ore 18 come tradizione ormai i video tecnici, e anche per questo video da parte mia e da parte del buon Max, ehi, niente, non si sveglia neanche, Max, niente, dormientissimo, è tutto, noi ci vediamo alla prossima, ciao e grazie.